Per riaprire il campionato avevo solo un risultato possibile al Mugello: la vittoria. Come qualcuno ha detto, è stata la mia gara più bella per tanti motivi. Il modo in cui è arrivata, tutti gli imprevisti che si sono presentati tra me e lei. La distanza tra i due è rimasta identica, una scivolata in mezzo, occhio la moto, via. Occhio! La bandiera rossa. Un vantaggio rispetto ai nostri competitor all'inizio, come gomme diciamo, quindi bisogna sfruttare quel vantaggio e ce la stavo facendo, poi al solito. E infine quell'arrivo incredibile al photo finish. La festa purtroppo è già finita. Si riparte da zero, o meglio, si riparte dai 13 punti che mi mancano per arrivare alla vetta del campionato. Dalla mia pista preferita alla mia bestia nera, Misano. Già così, direte voi, la situazione è abbastanza complicata. E invece no, perché Aprilia ha deciso di schierare un'altra freccia come wildcard oltre a Gamarino e Perotti: Alessandro Del Bianco, del team Nuova M2 Racing. Non penso abbia bisogno di molte presentazioni. Uno dei talenti più puri del motociclismo italiano, ex mondiale Superbike, e l'unica persona che non vorrei dietro di me all'ultimo giro di gara a Misano, sua pista di casa. Lo so, avete tante domande in merito, ma nel video sono sicuro che man mano risponderò a tutte. Benvenuti in questa nuova puntata di A Racing Story. Ragazzi, ma che tempi stiamo già facendo? Mamma mia, ogni gara il livello è sempre più alto. Prima prova libera, Alessandro Del Bianco 1.36.0, io P2 1.36.6. Poi avremo modo di andare a trovare, parlarci, con che modo sta correndo e tutto il resto. Ma facciamo un passo indietro. Il giovedì del VDV, come avete visto nel video dedicato, abbiamo girato con i piloti della MotoGP, Superbike e tutto il resto. Bagnaia con la sua moto di allenamento, che è un V4S 1100 molto simile al mio, con le poche modifiche che vi ho raccontato nei video precedenti, aveva girato in 1.35.8, stesso tempo poi fatto durante la Race of Champions insieme a Marini, Bezzecchi, Zarco e compagnia bella, contro il nostro 1.36.4 nelle stesse condizioni. Quindi capite bene il livello che abbiamo in queste prime prove libere. Ma adesso passiamo alle novità importanti di questo weekend, perché dovete assolutamente saperle. Saltarelli correrà anche nel chip, quindi sarà molto più temibile del solito, dato che avrà doppi turni per mettere a posto la moto e settarla nel migliore dei modi. Anche perché la moto che userà lui è identica sia nel chip che nel national. Idem del Bianco, che però utilizzerà due moto diverse, cioè nel CIV la centralina Motec come da regolamento e le Dallo, invece nel national, quindi nella mia categoria, con moto diversa, centralina APX2 e Pirelli, per farvela breve terra terra, il miglior pacchetto elettronico che offre Aprilia per la sua RSV4. Vi lascio questo scambio di battute che ho fatto su Facebook con il team Nuova M2 per farvi capire un attimino meglio. Adesso qualche piccolo aggiustamento e poi sarà già il momento di qualifica 1, che probabilmente sarà la più importante perché le condizioni saranno migliori, sarà fresco e proprio per questo motivo secondo me spareremo tutte e due le gomme in quell'unico turno. E anche la strategia sarà fondamentale, perché questo weekend al National è sold out, 35 moto in pista, il delirio. Siamo già arrivati a quel momento che decide il 50% del weekend, la qualifica. Con tutte queste wild card e il livello degli avversari sempre più alto, qui più che mai è fondamentale partire almeno in prima fila. L'imbuto delle prime 3 curve di Misano è pericolosissimo, dobbiamo evitarlo a tutti i costi. Adesso giù la visiera e andiamo per il giro matto.
aver replicato il mio tempo che ho fatto al VDV non è bastato per la prima fila, ma per fortuna abbiamo ottenuto una gomma, quindi dopo cercheremo di migliorare, anche se sarà tosta perché come vedete il sole picchia e stamattina era la condizione migliore, ma con 35 moto in pista abbiamo dovuto aspettare l'ultimo momento per entrare. Ma a questo punto so la domanda che mi vorreste fare: ma non ti sta sulle palle che DB è venuto nel National in modalità full attack? Assolutamente sì. Ha fatto 35 a Misano, Chapeau, ha fatto il curvone in pieno, chapeau. ha vinto tanto, chapeau. Raffinatezza, Ale. A parte ste minchiate, ho osservato una persona in questi anni che ha dedicato tutto se stesso per la realizzazione del suo sogno, completamente dedicato al suo obiettivo, diventare un pilota professionista. Io al tempo ho fatto una scelta diversa, ho scelto di buttarmi nel mondo dei social per poter realizzarmi e per poter far diventare tutto questo un lavoro. A me è andata bene e ci sono riuscito. Purtroppo però oggi nessuno ti regala assolutamente nulla. Ogni anno le aziende devono fare con meno budget quello che hanno fatto l'anno prima meglio. Ale, nonostante sia uno dei piloti più talentuosi a livello italiano, fa fatica a trovare la sua occasione e certe volte si butta in situazioni anche rischiando molto, perché qui sbagli una cosa e ti bruci, come in un certo senso è successo nella tappa di Superbike qui a Misano, dove si è buttato nella mischia senza test, su una moto che non conosceva, in una situazione un po' particolare, tutto il resto. Gli ho detto: me ne frega un cazzo, è la mia occasione, ci voglio provare lo stesso anche se è pericoloso. Senza dilungarmi troppo su il discorso, vi lascio un'intervista sua qui sotto dove veramente vi racconta in pochi minuti, con un bravissimo Carlo Baldi, tutto quello che un pilota professionista al giorno d'oggi deve fare e deve pagare per arrivare ad avere anche solo un'occasione dopo una vita di sacrifici. È veramente molto molto interessante, ve la consiglio. Però adesso andiamo da lui e andiamo a capire perché ha deciso di buttarsi nella mischia del National. Io ovviamente lo so, ma è giusto che ve lo dica lui. Ah, tu carichi così. Sto caricando per la qualifica numero 2. Capite perché va forte? Solo per questo motivo qua. Capiamo il perché. Il primo discorso del bianco è matto che va in Superbike senza aver mai visto la moto, senza aver visto un cazzo, e ti butti nella mischia così, cioè sapendo che ci sono dei mostri sacri. Lo so Lu, ma a volte sono dell'idea che non è che bisogna osare, ma devi costruirtelo da solo la tua occasione. Quando l'anno scorso ho fatto comunque un'altra bella stagione, sono rimasto a guardare gli altri e comunque non è cambiato niente. Quindi ho detto: quest'anno in qualche maniera il posto me lo devo rimediare, cioè l'occasione me la creo. Si è presentata quell'occasione lì, non ci ho dormito 3 giorni e poi ho detto: o la va o la spacca. Ed è spaccata. Però hai capito, però è un po' quello che ho realizzato e ho pensato prima di questo weekend di gara. No, e poi io quando, ti ricordi cosa avevano detto pre-gara? Tu me l'hai scritto subito. Ti ho detto: Ale, è un bel rischio. Ma tu me l'hai scritto su WhatsApp subito, cioè immediatamente. E poi soprattutto ti dico qual è il discorso, che lì hai gli occhi puntati. Certo. Quindi la gente magari non sa nulla, Chiaro, e dice chiaro. 4 in pagella, Bravo. cioè, capito? Però se stai, se a casa cosa fai? uguale. Se stai a casa in pagella non ci sei. Ok, però infatti oggi tu sei venuto nel CIV e nel Nation per dire: bene, vediamo. Intanto per rifarmi quel weekend lì, no? Io così faccio 3 gare, una da 10 giri insieme a te, altre 2 gare più lunghe del CIV, quindi un po' mi sono ricostruito il weekend di gara mondiale Superbike, più un giovedì intenso. Però comunque dai, questo weekend lo prendo anche come per dire: mondiale Superbike, c'ero ma non ho corso, qua ci sono e corro, capito? Me lo sono fatto da solo. No, e soprattutto comunque, ripetiamo, hai 2 moto diverse tra CIV e National. La National diciamo che è una moto in teoria sulla quale puoi lavorare molto più similmente come in un weekend di Superbike, quindi puoi decidere come mettere a posto la traction, Bravo, il motore. è un traction molto più ampio, puoi lavorare un po' dappertutto, curva per curva. Se il CIV entri, full. Entri al CIV, se vuoi togliere un po' di antimpennamento, togli il traction in tutta la pista, hai capito? È un po' un casino. Esatto. Ma posso lavorare, sembra dire, vai lì, curva per curva. No, proprio no, perché è difficilissimo, bisogna fare dei test, cioè, è un gran lavoro. È un gran lavoro, poi bisognerebbe fare test invernali, qualche gara prima, invece prendi su, metti 2 gomme, vai, non è scontato. Poi io arrivo e mi dicono: cosa vuoi? Voglio girare, adesso voglio girare, capito? Voglio girare. Hai sicuro questi weekend di chilometri appunto ne fai. Sì. Da una parte devo dirti che la cosa che mi dà un pochino più fastidio non è l'elettronica, non sono le gomme nel fare da una moto all'altra, ma è il motore.
Perché le marce qui è un motore originale che girano le marce in maniera totalmente diversa, a meno schiena, e quindi prendo dei gran limitatori e mi dimentico di cambiare marcia. O sembra una cavolata, sono sempre lì così. Quella è un po' la difficoltà. Io domani vai piano, zaccare. Domani io faccio così, prossima qualifica, io faccio i primi 3 settori davanti e poi tu mi fai vedere l'ultimo. Ci stai? Perché loro lo sanno, ho fatto l'ultimo settore come primo, veramente forte, invece il primo settore un po' tutto più guidato mi dà la paga pesante. Quindi io ho ancora una gommettina, Anche io un'altra. anche una gommettina, invece ho visto che gli altri più o meno le hanno già sparate. Speriamo che non faccia troppo caldo e vediamo di migliorare ancora un pochino. Miglioriamo un pochino. Sì, sono sincero. Humor, carico! Sì, aspetta, sono sincero, io con questa cara V4S eccetera, noi sappiamo il livello perché il buon certo. Bagnaia ci ha girato assolutamente. e ha fatto 35,8, quindi il mio riferimento È quello, chiaro. è quello. Certo. Se io arrivassi a girare in 35,9 potrei baciarmi firma subito i gomiti e sono a posto. Carichi la moto pure e vai a casa. Basta. Io a posto. Devo dire che la difficoltà un po' è anche, cioè che sia sbagliati noi stare qui in mezzo, ma con 40 piloti in pista trovare il buco è un attimo. Poi sei lì, gomma nuova, vedi uno davanti a te, cosa fai? Passi o non passi? È normale che passi. Per lui è normale che passi. Il normale per caso è lo vedi a 100 metri, è normale che passi. Sì, il problema è che quello lì poverino sta girando sotto la traiettoria. Lo so, ma come fai? No, lo so. Freghi la gomma? Allora. Bene, in bocca al lupo per il CIV. Io vado in piscina invece, ragazzi. Vai bravo, goditela allora. Esatto. Vuole i freni? Sì, ma hai messo in apnea, però hai visto che con le tante modifiche che abbiamo fatto, che hai provato con meno male. Seconda prima, la prima non mi ha fatto, cioè per 2 volte non mi ha fatto il tum. L'ho fatto proprio il blip. Ma non è che mi ha fatto troppo, cioè proprio l'ho dovuta mettere tum. Come se non staccasse. Sì, come se non ci fosse l'intervento elettronico. Prendiamo nota di più. Da quello che abbiamo visto fino ad ora, questa gara di Misano sembra a senso unico. Ale Del Bianco, dopo le qualifiche spaziali che ha fatto, è ovviamente il papabile vincitore, ma come al solito lo sapete, la gara è un'altra cosa e può regalare sorprese, esattamente come nei round precedenti. Per me è una grande occasione, perché i primi in campionato sono in difficoltà e partono dietro di me. Misano non è la mia pista migliore, ma dopo la caduta di Vallelunga purtroppo non si può stare a fare troppi calcoli, bisogna arrivare davanti. Che la guerra abbia inizio. Ragazzi, è inutile raccontarcela, ci siamo. Nonostante le wild card, nonostante Misano non sia una delle mie piste preferite, bisogna fare il risultato. O perlomeno non bisogna sbagliare, perché mancano 3 gare alla fine della stagione, siamo tutti lì attaccati ed è un attimo fare il passo falso, esattamente come io purtroppo ho già fatto a Vallelunga. Ed essere lì a 13 punti dalla vetta già era impossibile fino a qualche gara fa. Quindi concentrati e andiamo.
spengono i semafori rossi, scatta Del Bianco, attenzione Russo si impenna un po', occhio perché vanno a tirarsi una bella staccata anche Salvadori. Russo riesce a passare, vediamo se cerca subito l'incrocio di traiettoria, se glielo concederà soprattutto Russo. No, direi che vanno così. Salvadori, se non ho visto male, dovrebbe aver conservato la terza posizione. Lo so che siete attentissimi ed è proprio per questo che vi devo dire una roba molto importante, cioè che se vi stanno piacendo i video e soprattutto queste gare, di cliccare qui sul tasto iscriviti. Non fa male, per voi è gratuito, ma per me fa una grande differenza. E adesso vediamo, Del Bianco è già davanti. Ale è passato. Alla Quercia, Ale Del Bianco davanti, vuole stare lì, non vuole impedimenti, non vuole difficoltà. In questo primo giro non mi sto piacendo per niente, faccio fatica ad andare alla corda e lì davanti Del Bianco e Russo stanno scappando. Giannini al carro, block pass, bellissimo, adesso mi metto dietro e vediamo di tornare sotto quelli davanti. Attenzione perché Giannini su Salvadori, se non ho visto male, scatenato Gabriele Giannini, partito bene. No, Gamarino, m'ha fregato alla grande, non pensavo di aver nessuno dietro e gli ho lasciato aperto un portone. Queste sono quel tipo di gare che purtroppo partono male, subisci un sorpasso dietro l'altro e non riesci neanche a prendere il tuo ritmo. Bello il sorpasso al tramonto, dai, andiamo cazzo, andiamo! Allora, Luca attenzione, ripassa. È ripassato e Giannini si è sganciato un po'. Porca vacca, che sorpasso che mi ha fatto al curvone! Mamma mia, mi sono visto un proiettile all'interno. Comunque così, ragazzi, si perdono le gare, perché in 2 giri ho fatto e subito una marea di sorpassi e abbiamo perso troppo tempo, troppo. Eccola giù la scivolata là in cima. Si è chiuso il davanti. Grazie mille a Mauro Valentinuzzi che ci ha promesso però un'altra inquadratura. Eccola qua, grazie mille. Abbiamo la fine della caduta purtroppo di Fabrizio Perotti. Bella botta. E mentre io e il Gama stiamo a litigare, Giannini ha preso il suo ritmo da solo e sta andando a prendere quelli davanti. Cavoli, pensando al campionato, questo non va bene. Sto traino Del Bianco per Riccardo Russo sta funzionando, male che vada gli consente di mantenere un buon ritmo, però bella prova anche di Giannini che ha girato in 36,6 mentre Gamarino e Salvadori girano più alti, 36,9, 37,2, infatti pagano 7 decimi rispetto a Giannini.
36 del bianco, 36,9 per Russo, comunque niente male, 6 decimi. Giannini fa un ottimo 36,6, però attenzione sul passo Gabriele del bianco, molto bene. Sì. Gama lungo, mi infilo, adesso finalmente ho strada libera davanti, cercherò finalmente di prendere il mio ritmo, ma secondo me è tardi. È arrivato l'errore di Gamarino, in effetti, che ha ceduto la posizione a Salvadori, si è scomposto parecchio a Rio, direi, l'ho visto scodare non poco, vediamo. Scivolata Morelli. Peccato, stava facendo una grande. stava facendo un garone. Riccardo con la BMW. Peccato, quindi Riccardo Morelli out. Giannini mezzo secondo più veloce di Russo e del bianco. Di sicuro non ho la moto in mano come ce l'avevo al Mugello. Sono un po' più sulle uova sull'anteriore, fa tanto caldo e, come vi dicevo, fare un altro errore sarebbe fatale per il campionato. Poi pensando un pochino ai punti, in ogni caso siamo tutti lì, quindi calma e sangue freddo. No, Gama, non ce la facciamo così, di nuovo dentro, però bella questa sfida, anche perché lui è il primo in campionato e per forza in questa gara devo arrivargli davanti, fondamentale. Mentre Salvadori e Gamarino continuano a lottare per la quarta posizione, ma sono distanti circa 2 secondi dai primi 3, davvero sorprendente. Ale mi sembra in difficoltà con le gomme, devo essere sincero, non lo vedo fiducioso come ieri sera ad esempio. Ieri sera staccava forte, apriva molto forte, lo vedo un po' in difficoltà con le gomme, secondo me c'è stato un calo improvviso delle gomme, sì. Vediamo, mantiene un piccolissimo margine. Mamma mia, il curvone mi si è stretto. Ragazzi, non ci passava uno spillo. Comunque, che guerra con il Gama. Adesso sono tornato davanti e purtroppo i primi 3 si sono compattati, stanno girando molto simili a noi, ma hanno preso quel secondo e mezzo /2 che recuperarlo purtroppo a pochi giri dalla fine è impossibile. O meglio, a meno di cataclismi lì davanti. 37,3 all'ultimo giro con il sorpasso lì al curvone.
è un peccato perché il passo poteva essere molto migliore, potevamo essere molto più vicini lì davanti. Purtroppo ho preso sto strappone ai primi giri che non sono riuscito a ricucire e sono stati molto bravi a sfruttare la gomma nuova, cosa che io non sono riuscito, non avevo feeling. Qui l'errore di Gabriele che avevi visto, però bel cowboy è stato nel gestirla, E alla fine è stato anche bravo perché non ha perso neanche tantissimo. No, non ha perso molto. Comunque si è rifatto sotto in mezzo giro. Assolutamente sì. Devo dire che alla fine la wild card di Ale ha dato un bello strappo al campionato, perché comunque di solito le gare finivano con 3-4 piloti tutti attaccati, invece adesso Ale Del Bianco ha dato uno strappo con il ritmo e si è portato dietro Russo e Giannini, che sono riusciti a tenere il suo passo. Sì, assolutamente. Giannini, che lo ricordiamo, è terzo nella classifica generale a -7 da Gamarino, quindi poi non dimentichiamo anche questo aspetto ovviamente molto importante. Russo invece è quinto a -20. Quindi vabbè, vediamo come va, però insomma hanno punti pesanti a disposizione in questa fase della gara. Si scompone ancora Riccardo Rosso, attenzione, rischio per Riccardo che si è scomposto tanto, però non è stato bravo a reagire e a non perdere troppo terreno, indice ovviamente che anche lui è abbastanza al limite per rimanere lì. Adesso il passo è tra il 36 alto e il 37 basso, mentre alle loro spalle anche Salvadori fa 37,1, Gamarina ha fatto un 37,5, perdendo adesso un pochino più il contatto rispetto a Luca Salvadori, che è appunto in quarta posizione. Veramente incollati, vicinissimi, eccolo qua di nuovo. Però onestamente adesso non so la direzione gara come prenderà in considerazione questi due lunghi, perché comunque sì, non ha né guadagnato né perso, però è andato 2 volte fuori dalla pista e non di poco, non ha preso il verde. Esatto, fuori. un po' a rischio. Qui non so se a livello di track limit, diciamo che mi sembra che sia uscito abbastanza correttamente da quel corridoio certo, che bisogna rispettare per rientrare in pista. Un po' più la seconda che la prima volta, però diciamo che bene o male ha rispettato questo. Adesso è vero, vediamo il vantaggio non ha preso, non ha neanche perso, però sì, adesso sicuramente staranno andranno a valutare. Intanto qui sono veramente vicinissimi, perché siamo nel giro 9 di 10, quindi sostanzialmente manca un giro e poche curve alla fine di questo National Trophy 1000. Aggressivi tutti e tre qui in percorrenza, addirittura Russo quasi chiude per non andare a tamponare la posteriore di Ale Del Bianco con la sua Aprilia. Escono adesso verso la Misano e poi ultimo giro del National Trophy 1000 Dunlop qui al Misano World Circuit.
Ultimo giro, dai box mi stanno segnalando che ho staccato il gamma e questa è una gran bella notizia, ma la cosa che mi fa più innervosire è che mi hanno anche segnalato che negli ultimi 3 giri ho recuperato 8 decimi al gruppetto lì davanti. Ovviamente è troppo tardi e ancora più stranamente mi sono trovato meglio a fine gara con la gomma usata rispetto all'inizio con gomma nuova, ma boh, a sto giro è andata così. Prendiamo quello che arriva, non lanciamola in terra e poi faremo i conti a fine gara. Questa poteva essere anche una ghiotta occasione per Luca Salvadori, Sì. perché comunque il ritmo davanti in questo momento non è veloce, anzi. Lui adesso è lì come ritmo, sì, però... È un secondino più lento del previsto e Luca secondo me poteva approfittarne. Avesse fatto il suo ritmo, avesse avuto il suo ritmo, poteva risalire su e giocarsela anche lui fino alla fine. E invece purtroppo non ce l'ha fatta, però sì, quest'ultimo giro qua, vediamo al carro adesso come arriva. Attenzione, niente da fare al curvone, ha resistito Ale Del Bianco, Riccardo Russo in seconda posizione, Gabriele Giannini in terza. Del Bianco taglia ovviamente molto all'interno la traiettoria del carro per togliere spazio agli avversari e andarsi a proteggere. Attenzione a questa uscita, Russo prova all'interno, pazzesco Riccardo Russo, un sorpasso incredibile su Ale Del Bianco che va a reagire alla Misano. Russo gli taglia letteralmente davanti, Mario mantiene la sua traiettoria, però in volata Del Bianco è velocissimo e Alessandro Del Bianco va a vincere un gran finale del National Trophy 1000 Misano. Pazzesco, Giannini addirittura strappa la seconda posizione, Russo secondo, Gabriele Giannini terzo, Riccardo Russo che ci ha provato in un modo pazzesco. Niente ragazzi, quarta posizione che sa un po' di amarognolo, ma sinceramente per quello che è successo era veramente il massimo che potevo portare a casa oggi. La classifica si è accorciata solo di un punto, adesso al posto che a 13 punti dalla prima posizione sono a 12 punti, ma il primo è Giannini, che ha avuto una crescita veramente importante e sta andando sempre più forte. La notizia positiva per noi invece è che finalmente le prossime 2 gare saranno dei circuiti che mi piacciono tantissimo, Imola e Mugello, quindi non è ancora detta l'ultima parola, possiamo fare qualcosa di importante. Aver portato a vincere questa V4S praticamente di serie è già un qualcosa che sembrava impossibile e il primo obiettivo l'abbiamo portato a casa, ma fare il colpo gobbo sarebbe tanta roba. Ed è bello vedere un po' tutte le evoluzioni dei valori in campo che ci sono stati. Inizio stagione, rookie come Giannini doveva ancora prenderci un po' la mano, idem Russo che è salito sul BMW, erano un po' più in difficoltà e invece adesso si sono messi a posto e stanno andando sempre più forte. Noi al contrario avevamo poco da provare perché la moto è quella, buonissima base di partenza, plug and play, accendi, vai come abbiamo fatto e all'inizio eravamo più a posto. Invece adesso il nostro margine di miglioramento tecnico si è un po' fermato, quindi boh. Chissà cosa accadrà nelle ultime gare. Non abbiamo ancora visto una gara sul bagnato, che sarebbe veramente interessante. Boh, sto fantasticando insieme a voi. Ragazzi, non togliete gli occhi dal canale perché, ve lo posso dire adesso, sono andato a Misano per la MotoGP e ci sono stati risvolti veramente interessanti. Per il 2023, ovviamente. Lo vedrete in un weekly vlog nelle prossime settimane. Detto questo, come al solito, gas e ci vediamo al prossimo video.